Benvenuti a questa iniziativa educazionale sulla ventilazione meccanica in corso di RDS. In questo modulo vi parlerò delle modalità ventilatorie e delle principali regolazioni del ventilatore. Allora, in maniera molto sintetica, cerchiamo di capire come funzionano i ventilatori. I ventilatori utilizzano una sorgente di pressurizzazione che può essere il gas murale o la turbina per fornire assistenza al paziente. Lo fanno attraverso le modalità ventilatorie, che sono sostanzialmente di due generi, regolate in volume, le modalità volumetriche, quindi volume controllato o assistito controllato, le modalità regolate in pressione, le pressometriche, e cioè la pressione assistita controllata e la pressione di supporto. Per capire come funziona il ventilatore e quindi come fa il ventilatore a erogare assistenza con queste modalità, è utile ritornare a dei concetti classici di fisiologia, secondo cui il sistema respiratorio può essere modellizzato con un modello molto semplice rappresentato da un tubicino alla fine del quale si trova un palloncino quindi elastico. E allora il tubicino rappresenta la componente resistiva del sistema respiratorio, le vie aeree, il palloncino rappresenta la componente elastica, essenzialmente il polmone, ma in realtà l'insieme polmone-gabbia toracica. Ovviamente le resistenze del tubicino sono essenzialmente legate al calibro e riflettono la resistenza delle vie aeree, mentre l'elasticità del nostro palloncino può essere misurato con la compliance, generalmente espresso attraverso la compliance, o il suo inverso, la elastanza, che altro non è che la misura della rigidità del palloncino. Bene, secondo questo modello, in ogni momento la pressione che esiste all'interno di questo semplice sistema tubo-palloncino è uguale alla somma essenzialmente di due componenti: la pressione resistiva, necessaria a far sì che un dato flusso di gas attraversi il tubicino, e la pressione elastica, necessaria a espandere il nostro palloncino. Veniamo così all'equazione fondamentale del sistema respiratorio, che è l'equazione di Moto, che ci dice che, come abbiamo appena detto, la pressione necessaria alla ventilazione, in altri termini la pressione che esiste in ogni momento nel sistema respiratorio, è uguale alla somma in particolare di tre pressioni: la pressione di partenza, la pressione resistiva, quindi necessaria a vincere la resistenza al flusso del nostro tubicino, e la pressione elastica, cioè necessaria a vincere il ritorno elastico del nostro palloncino. La pressione necessaria per la ventilazione può essere fornita dal ventilatore o può essere generata dalla contrazione dei muscoli respiratori, mentre la pressione resistiva è in fisica uguale al prodotto della resistenza per il flusso. La pressione elastica è invece uguale al prodotto del volume per l'elastanza. Quindi questa equazione si può scrivere in questo modo: la pressione totale, cioè la somma della pressione generata dal ventilatore e dai muscoli respiratori, è uguale alla nostra pressione di partenza più il prodotto del flusso per la resistenza più il prodotto del volume per l'elastanza. Ora, in questa equazione gli elementi rossi, pressione, flusso e volume, sono dei parametri variabili, mentre in blu sono indicate delle costanti, la resistenza e l'elastanza del sistema respiratorio, che sono le grandezze che definiscono la meccanica respiratoria del paziente, che quindi ha il controllo, diciamo, di queste variabili, oltre che naturalmente della pressione muscolare. Ora torniamo alle nostre variabili pressione, flusso e volume. Il ventilatore, erogando assistenza al paziente, può controllare una sola variabile per volta, quindi in teoria potremmo avere delle modalità regolate a pressione, a flusso, a volume, ma in realtà sappiamo bene che il flusso e il volume sono tra loro strettamente connessi, e quindi il ventilatore può controllare o la pressione nelle pressometriche o il flusso e il volume nelle modalità comunemente dette volumetriche, ma sarebbe più corretto definire flusso volumetriche. Questo è vero sia in ventilazione assistita, quando la pressione necessaria per la ventilazione è generata sia dal ventilatore sia dai muscoli respiratori, e in ventilazione controllata, dove tutta la pressione per la ventilazione è generata dal ventilatore.
ventilatore. Vediamo allora nel dettaglio come funzionano le modalità flusso volumetriche. Abbiamo detto che in queste modalità il ventilatore controlla il flusso e il volume. Questo significa che queste regolazioni bisogna necessariamente impostarle sul ventilatore, il flusso appunto e il volume. Immaginiamo di impostare un flusso di 1 litro secondo e di un volume corrente di mezzo litro. Allora cosa succede? Durante l'inspirazione la valvola del ventilatore si apre, il flusso va su per raggiungere il valore stabilito, viene erogato per un tempo necessario a erogare il volume che noi abbiamo impostato. Mezzo litro, quindi mezzo secondo, con un flusso impostato 1 litro secondo, cioè 60 litri minuto. A questo punto la valvola si richiude e si passa in ispirazione. Con questa modalità quindi noi impostiamo flusso e volume e la pressione è invece variabile. In funzione di che cosa varia la pressione? Varia ovviamente in funzione del flusso e del volume che abbiamo impostato sul ventilatore e in funzione della resistenza e della stanza, cioè delle grandezze che definiscono la meccanica respiratoria del paziente. Cosa succede se il paziente comincia a contrarre i muscoli respiratori, cioè attiva la pressione muscolare che contribuisce a generare la ventilazione? In tal caso questa pressione muscolare che è negativa si somma alla pressione generata dal ventilatore che è positiva, ma questa somma è in realtà appunto una differenza proprio perché la pressione muscolare è negativa e la pressione allora scenderà, la pressione nelle vie aeree scenderà. Questi sono esempi di schemi di tracce classiche di pressione, flusso e volume registrate in varie condizioni, in volume controllato nella condizione 1, in volume assistito controllato nella condizione 2 e 3. Vedete che in ogni caso il flusso, il volume e il tempo ispiratorio sono impostati e in tutte le condizioni non variano. Nella condizione 1 il paziente è curarizzato, non c'è nessuno sforzo muscolare. Nella condizione numero 2 il paziente effettua un piccolo sforzo solo per triggerare, innescare l'atto respiratorio. Nella condizione numero 3 il paziente esercita uno sforzo ispiratorio importante, quindi attiva la pressione muscolare che dicevamo, la pressione negativa, e questo determina una riduzione della pressione delle vie aeree rispetto al teorico indicato dalla linea tratteggiata in grigio. Quindi una deformazione della curva di pressione quando noi ventiliamo un malato in volume assistito controllato ci indica un eccessivo sforzo del paziente e vedremo successivamente perché. Ora, con questa modalità flusso volumetrica è fondamentale, abbiamo detto, impostare il flusso. Ora, su alcuni ventilatori abbiamo accesso direttamente a questa regolazione, su altri ventilatori la regolazione del flusso si fa in maniera diversa, accedendo alla regolazione di altri parametri. Per esempio, il tempo ispiratorio. Noi sappiamo che il volume corrente è uguale al prodotto del flusso per il tempo ispiratorio, per cui se impostiamo il volume corrente e il tempo ispiratorio, il ventilatore può calcolarsi il flusso. In questo caso, se noi vogliamo aumentare il flusso, dobbiamo diminuire il tempo ispiratorio e questo è assolutamente indipendente dalla nostra frequenza respiratoria. Un altro modo ancora è quello di impostare il rapporto I su E. Per capire cos'è il rapporto I su E dobbiamo fare un passo indietro e dire che quando noi impostiamo la frequenza respiratoria sul ventilatore, in realtà stiamo dicendo al ventilatore quanto deve durare ogni ciclo respiratorio. Immaginiamo per esempio di impostare una frequenza respiratoria di 20 cicli al minuto, stiamo dicendo al ventilatore di far sì che ogni ciclo respiratorio duri in realtà 3 secondi, cioè 60 secondi diviso 20 frequenza impostata, quindi durata totale 3 secondi. In questi 3 secondi ci deve essere un'ispirazione e un'espirazione. Qui interviene il nostro rapporto I su E. Se impostiamo per esempio un rapporto 1:2, significa che di quei 3 secondi 1 è l'ispirazione, 2 sarà l'espirazione. Il ventilatore così ha modo di calcolarsi il tempo ispiratorio e, come detto prima, dividendo il volume corrente per il tempo ispiratorio può calcolarsi il flusso. Bisogna osservare che in questo caso, se regoliamo il flusso con il rapporto I su E, la regolazione del flusso dipende dalla frequenza respiratoria. Se noi a parità di rapporto IE
aumentiamo la frequenza respiratoria, accorciamo la durata totale del ciclo ispiratorio, quindi anche dell'ispirazione e quindi anche il flusso. Passiamo ora alle modalità pressometriche. Allora, con queste modalità noi impostiamo una pressione, la pressione che deve essere raggiunta durante l'inspirazione. Cosa succede con queste modalità? Il ventilatore misura in ogni momento la pressione che esiste nel sistema respiratorio. In ogni momento dell'inspirazione eroga flusso in maniera proporzionale alla differenza tra la pressione impostata e la pressione misurata. All'inizio dell'ispirazione questa differenza è massima e quindi avremo il massimo flusso, il picco di flusso. Poi man mano che il sistema comincia a pressurizzarsi, la differenza si riduce e il flusso nel corso dell'ispirazione si riduce. Ecco perché il flusso nelle modalità pressometriche è decelerante. L'inspirazione finisce quando viene raggiunto il tempo ispiratorio impostato nelle modalità pressione controllata o pressione assistita controllata, oppure quando si raggiunge un valore di flusso che corrisponde al trigger respiratorio. Il valore di flusso appunto che serve a passare all'ispirazione, che normalmente è spesso come valore percentuale rispetto al flusso di picco. Se il flusso di picco per esempio è di 100 litri minuto e io imposto un trigger respiratorio del 25%, questo significa che nel corso dell'erogazione del flusso decelerante, quando il flusso raggiunge 25 litri minuto, quello è il segnale che dice al ventilatore di passare all'espirazione. In queste modalità pressometriche la pressione è costante, noi impostiamo la pressione sul ventilatore e il flusso e il volume variano in funzione della pressione impostata e in funzione della resistenza e dell'elastanza del sistema respiratorio. Cosa succede se il malato esercita uno sforzo muscolare, quindi genera una pressione muscolare? Ora, tendenzialmente la pressione totale dovrebbe diminuire perché abbiamo visto la pressione muscolare è negativa, ma in questa modalità dove il ventilatore ha il controllo della pressione, per definizione la pressione costante non può diminuire. Allora il ventilatore aumenta il flusso e il volume per compensare la pressione muscolare e mantenere costante la pressione totale. Questi sono esempi di curve in modalità pressione controllata o pressione assistita controllata. Nelle prime due condizioni siamo in pressione controllata, il malato è curarizzato, nella terza il malato non è curarizzato, quindi può triggerare il ventilatore. Allora vedete che in questo caso in tutte le condizioni il livello di supporto impostato e la durata dell'ispirazione sono sempre uguali. Notate la differenza tra la condizione 1 e la condizione 2, dove noi osserviamo un flusso nella condizione 2 più alto rispetto alla condizione 1 e anche il volume corrente è maggiore. Essendo in questo caso il paziente completamente paralizzato, quindi in nessun caso c'è un'attivazione dei muscoli respiratori, l'unica cosa che aumenta il flusso e volume in assenza di un'attività respiratoria muscolare è il miglioramento della meccanica respiratoria, cioè una diminuzione della resistenza o una diminuzione dell'elastanza o, se preferite, un aumento della compliance. Nella condizione 3 invece, oltre a un eventuale miglioramento della meccanica respiratoria, soprattutto il paziente fa uno sforzo e abbiamo visto che lo sforzo è in grado di aumentare flusso e volume, che infatti in questa condizione sono ulteriormente aumentati rispetto alla condizione 3. Bene, abbiamo capito come funzionano le modalità flusso-volumetriche e le modalità pressometriche. Per definire esattamente le modalità ventilatorie in dettaglio dobbiamo definire come la frequenza dell'insufflazione avviene, come il ventilatore eroga la frequenza delle insufflazioni. E in base a questo noi possiamo distinguere modalità controllate, assistite controllate, oppure una modalità un po' particolare che è la IMV, Intermittent Mandatory Ventilation, o più recentemente SIMV, cioè Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Allora, nei modi controllati, che possono essere in pressione o in volume, la frequenza delle insufflazioni è fissa, è impostata sul ventilatore e il malato riceve solo quello che viene impostato sul ventilatore. All'opposto di queste modalità controllate abbiamo le modalità assistite. In questo caso
Noi non impostiamo nessuna frequenza respiratoria sul ventilatore, la frequenza delle insufflazioni dipende dalla frequenza dello sforzo inspiratorio del paziente. Quindi questo significa che il ventilatore è in grado di riconoscere lo sforzo del paziente mediante la funzione del trigger inspiratorio. Le modalità assistite controllate sono simili alle modalità assistite, solo che noi in più impostiamo una frequenza respiratoria minima che interviene quando la frequenza del paziente scende al di sotto della soglia impostata. Immaginiamo di impostare 15 atti al minuto. Se il paziente ha una frequenza di 20-25, quindi superiore a 15, la modalità assistita controllata, il ventilatore funziona sostanzialmente con le modalità assistite, non impone nessun atto. Se invece la frequenza del paziente scende al di sotto di 15, per esempio 10, 8, allora il ventilatore comincia ad aggiungere atti controllati per riportare la frequenza al minimo di 15, che è la frequenza impostata. Nella modalità SIMV abbiamo una dissociazione tra gli atti controllati e quelli i respiri spontanei. Noi impostiamo dei cicli controllati sul ventilatore che possono essere erogati in modalità appunto controllata o assistita controllata. Tipicamente in SIMV sono assistita controllata in pressione o in volume. In mezzo a questi atti controllati il paziente può respirare spontaneamente o in modalità CPAP, quindi un respiro non assistito, oppure assistito in modalità pressione di supporto. Quindi per queste principali modalità regolatorie ve ne sono tante altre che sono variazioni o combinazioni di queste che sono le modalità principali. Dicevamo, queste sono le regolazioni principali delle modalità ventilatori. Adesso brevemente è utile fare qualche accenno a come impostare le regolazioni principali. Intanto il volume e la PIP. Non c'è dubbio che in questi ultimi anni abbiamo assistito a una graduale riduzione dei volumi correnti impiegati in corso di ventilazione meccanica, non soltanto nei pazienti con RDS, ma anche nei pazienti con polmoni sani e finanche in anestesia. Questo perché ci sono dei dati che mostrano che una riduzione del volume corrente, non necessariamente di 6 ml per chilo, un range tra i 6 e gli 8 ml per chilo, sia in grado anche in questi pazienti di migliorare l'outcome, e parallelamente anche la PIP si mette più frequentemente su valori un pochino più elevati in funzione della gravità dell'insufficienza respiratoria. Ora, quando siamo in modalità volumetrica, o meglio flusso volumetrica, abbiamo visto come una regolazione fondamentale sia quella del flusso oltre a quella del volume corrente. Bene, come impostare questo parametro? Questo è un lavoro classico che ci mostra chiaramente che esiste una relazione inversa tra il flusso e il lavoro respiratorio del paziente. Al ridursi del flusso impostato, il lavoro respiratorio del paziente aumenta. Questo perché il malato con insufficienza respiratoria ha bisogno di flussi molto rapidi, in genere superiori ai 50 litri minuto, quindi intorno ai 60 litri minuto. Quando noi diamo un flusso elevato nell'ordine di grandezza che ho appena indicato, e quindi siamo in grado di soddisfare le richieste del paziente, allora tipicamente, come si vede nell'angolo in basso a destra della diapositiva, la curva di pressione in corso di ventilazione in volume controllato è tipica, è molto regolare. Se invece il flusso diventa insufficiente, allora il paziente aumenta lo sforzo, come dicevamo, perché cerca in qualche modo di ottenere un flusso più alto che per definizione in questa modalità non può ricevere, ma l'attivazione dello sforzo del paziente, la generazione della pressione muscolare determina la riduzione della pressione leviere, come abbiamo visto prima, e la deformazione della curva di pressione, come indicato nell'angolo in alto a sinistra. Quando vediamo delle curve deformate in questo modo, questo indica chiaramente che il paziente sta facendo uno sforzo muscolare intenso e lo fa solo per un motivo, perché ha bisogno di un flusso più alto, quindi il riflesso deve essere di aumentare il flusso.
Qualche cenno alla pausa inspiratoria, quindi la pausa di fine ispirazione. In realtà questa pausa a cosa serve? Serve a omogeneizzare un pochino la ventilazione alveolare e questo può portare qualche vantaggio in termini di riduzione della PaCO2. Questo è uno studio in cui pazienti con RDS erano ventilati con e senza una pausa prolungata di 0,7 secondi. Diciamo, l'applicazione della pausa era in grado di ridurre la PaCO2 in maniera modesta ma comunque significativa rispetto alla ventilazione senza pausa, appunto a indicare che la ventilazione era più omogenea e la eliminazione della CO2 migliorava. Vediamo le modalità pressometriche: pressione controllata, pressione assistita controllata, pressione di supporto, e veniamo a una regolazione che è la regolazione della rampa di pressurizzazione. Questa è una regolazione importante soprattutto quando il malato è in grado di esercitare uno sforzo muscolare, quindi soprattutto in pressione di supporto ma anche in pressione assistita controllata. E abbiamo, diciamo, due estremi: quello in cui a sinistra abbiamo una rampa più lenta, abbiamo bisogno di più tempo per passare dalla pressione espiratoria alla pressione inspiratoria, e una rampa più rapida indicata invece in alto a destra. Quello che vedete sono delle differenze in termini di flusso, con un flusso più alto e erogato più rapidamente quando la rampa è più rapida. Come impostare la rampa? Allora, anche qui una serie di studi come questo, per esempio, hanno mostrato che c'è una relazione tra la ripidità della rampa e il lavoro respiratorio del paziente. Più la rampa è ripida, più il lavoro si riduce. Quindi l'indicazione di mettere delle rampe ripide probabilmente non al massimo, perché soprattutto in alcuni pazienti una rampa troppo ripida può essere poco tollerata dal paziente, quindi l'idea è di mettere una rampa abbastanza rapida, magari vicino a valori massimi, ma non proprio il massimo. In conclusione, diciamo, queste sono le regolazioni principali di queste principali modalità ventilatorie: volume controllato, assistito controllato, pressione assistita controllata e pressione di supporto. Naturalmente, se parliamo della ventilazione del malato con RDS, generalmente le modalità utilizzate sono quelle controllate o assistite controllate in volume o in pressione. Studi hanno dimostrato che a parità di regolazioni non ci sono sostanziali differenze tra queste due modalità. Quello che è importante ricordare è che naturalmente con le modalità volumetriche noi impostiamo il flusso e il volume. La variazione delle pressioni nel tempo ci dice e ci dà delle informazioni sulle variazioni della meccanica respiratoria, quindi è importante monitorizzare le pressioni. Nelle modalità pressometriche noi impostiamo invece le pressioni e dobbiamo necessariamente monitorizzare i volumi con queste regolazioni, che sono forse delle regolazioni di partenza, quindi molto generali, che poi devono essere adattate al singolo paziente.